Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Volete un'idea per un dessert che si fa in poco tempo e molto salutare e genuino? Allora, eccolo qua, budino di riso. Ci vogliono pochissimi ingredienti, quindi è un piatto molto semplice, molto proprio poverissimo, che però non è pieno di conservanti, coloranti, additivi, eccetera, eccetera. Infatti per questo motivo si conserva un paio di giorni nel frigo, quindi non fatene grosse quantità. Allora, vi dico subito gli ingredienti. Abbiamo 140 grammi di riso, io uso il Carnaroli, va bene anche il Roma, va bene anche il Vialone Nano, ok? Non prendete il parboiled, assolutamente no, neanche il riso Venere o il riso rosso o quell'altro che non mi viene adesso come si chiama, che si usa per fare basmati, bravissimi. Mi raccomando, questi tre tipi, quelli proprio da risotto, va bene? L'arborio già meglio, Carnaroli, Vialone Nano e Roma, ok? Poi abbiamo bisogno di 300 ml di acqua con 300 ml di latte. Io uso il parzialmente scremato, così abbiamo ancora meno grassi, però se volete potete usare l'intero tranquillamente. Poi un pizzico di sale, eccolo qui, e della cannella. Noi abbiamo delle quantità industriali di cannella perché non so se avete capito che a me la cannella piace tanto. 130 grammi di zucchero, eccolo qui sotto al sale, e poi altri 500 ml di latte sempre scremato, che voi se volete potete usare intero. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo a mettere il latte e acqua sul fuoco. Dopo un po' che si è scaldato aggiungiamo il riso, ma ci vediamo sui fornelli. Allora, il latte si è stipidito, a questo punto metto il pizzico di sale e metto il riso. L'unica accortezza è che dobbiamo mescolare di tanto in tanto, quindi con una spadolina ogni tanto andiamo qui e mescoliamo il nostro riso. Tutto qua. Quindi lo facciamo scuocere, proprio scuocere, no? Quindi come ce ne accorgiamo? Innanzitutto questa ha una cottura di circa 12 minuti, quindi oltrepassati i 12 minuti ogni minuto è buono. Quindi voi aspettate 12 minuti di cottura, ovviamente vedete sulla vostra confezione di riso perché ogni riso ha la cottura sua. Dopodiché ogni 2 minuti circa, scusate sono raffreddatissima, ogni 2 minuti circa tirate su un chicco, lo andate a sentire, se vi si spappola tra le mani vuol dire che è fatto, ok? Questo è. Ci vediamo al riso da spappolare. Allora, come vedete il riso è a cottura. A questo punto, arrivato a cottura, io vado a mettere l'altro latte. Voilà. Poi metto lo zucchero, voilà. Mescolo ben bene e metto un pizzichino di cannella. Se non vi piace potete non metterlo, mettete la vaniglia. Anche, certo. O dividerlo in due e fare un po' vaniglia e un po' cannella. Mettiamo un pochino di cannella, non troppa perché sennò poi va a coprire troppo i sapori, proprio una puntina piccina picciò. Questa poi è particolarmente profumata. Nel frattempo sto girando la testa per guardare il tavolo perché abbiamo sfornato da poco una torta profumatissima e abbiamo il gatto che gira libero per casa e di solito lui quando sente le preparazioni di mamma diventa matto, vuole partecipare. Sì, all'assaggio come papà. Eccoci qua. E adesso ragazzi niente, dobbiamo far asciugare quasi tutto il latte, quindi circa una ventina di minuti, mi raccomando fuoco basso e mescolate di tanto in tanto. A dopo. A dopo. Eccolo qui, è pronto, guardate, è una cremina proprio. Adesso lo mettiamo nelle ciotoline, lo facciamo raffreddare
e poi lo metteremo in frigo. Mescolate bene perché comunque il liquido tende sempre un pochino a salire, quindi facciamo delle porzioni giuste di liquido. Ma questo è il dolce che prendevamo al ristorante giapponese, vero? Nì. Simile. Questo è il dolce che prendevamo invece al ristorante indiano. Ah, è vero, è Al vero. ristorante giapponese prendevamo il gelato di riso. Sì, hai ragione. Lo so, io sempre faccio Sì. quello che dici tu. Anche a me. Lui mi dice sempre così. Quando gli do ragione, perché io sono una di quelle donne che dà ragione, mi dice io ho sempre ragione, vero amore? Hai ragione. Vedi? L'aspetto è interessante, E adesso è incandescente, quindi immagino. non credo proprio sia il caso di assaggiarlo. No, no, adesso quindi no. lo facciamo raffreddare a temperatura ambiente e poi lo mettiamo nel frigorifero e questo sarà un ottimo budino di riso o crema di riso, come volete chiamarla voi, riso latte, come si, insomma, e lo potete mantenere magari con una pellicolina coperto per un paio di giorni, massimo 3, dopodiché, ma io non credo che questa arrivi stasera. Giusto? Vedremo. Vedremo. Quindi in frigorifero Adesso lo facciamo raffreddare a temperatura ambiente e poi lo mettiamo nel frigo. Non c'è bisogno di un tempo. Ok. Ma perché lo vuoi assaggiare? no, è per sapere, per dirlo anche ai nostri amici. L'abbiamo detto già, 3 volte. A dopo. Niente, sta male, poverino. Eccolo qui, è pronto. L'aspetto è invitante. Spero che la luce sia buona. E non resta che assaggiarlo. Eccoci. Vediamo se a tavola con Silvia viene a assaggiarlo insieme a noi. Guardate com'è bello denso. È proprio un budino. Scusate. Non è come il riso latte, quello che comprate che sembra una specie di yogurt. Questo, una volta che sarà raffreddato, diventa proprio denso come un budino. Sì? Guardate, assaggia. È buonissimo. Decisamente buono. Ragazzi, cavolo, è proprio buono. Provate Fatelo- assolutamente a fare questa ricetta Fatelo in perché casa ai vostri bambini, ai vostri ragazzi, vi posso assicurare che non lo comprerete più quello del supermercato. anche alla vaniglia, perché comunque questo alla cannella è buonissimo. Sì, infatti. Anche, potete farlo anche alla vaniglia. Ma anche al cioccolato, anche al caramello, possono farlo come vogliono, Noi tutti però- di bosco. Però gli diciamo le ricette nostre. Certo. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.